Ruggino, dopo tanti anni la nostra passione per questi giocattolini è rimasta invariata. Sì, è uguale. Oggi siamo qui di fronte a quella che definirei forse la massima espressione del design per un mulinello round, il Ryoga 26. Che dire, abbiamo diversi modelli che ora andiamo a presentarvi. Abbiamo avuto la fortuna, si può dire così assolutamente, Sì, di averli in anteprima. Di averli in anteprima, di provarli, di usare i campioni in prova, in pesca, hanno dato dei risultati incredibili, mulinelli veramente a dir poco fantastici. E che dire, poi per noi che siamo appassionati di pesche gravose, di big bait, di arroganza, passatemi il termine, questi sono proprio loro. A partire dalla taglia 100, che è questa che ho in mano, è disponibile in due velocità di recupero, 6,3 e 5,3. Entrambe montano una manovella da 90 mm con pomelli ultra confortevoli, perfetti per ogni tipo di pesca fondamentalmente. Entrambi montano bobina SV Boost migliorata rispetto ai modelli precedenti, a differenza poi di quelli più grandi, il 150. Il 150 che è adatto all'utilizzo delle big bait, e io personalmente l'ho utilizzato abbinato alla Tournament Pike per la pesca del luccio. Devo dire che non è un mulinello bello, ma è un mulinello fantastico. Oltretutto vedo una cosa particolare, che mentre sulla taglia 100 entrambi montano la stessa manovella da 90 con i pomelli, con questa forma particolare molto economica, molto facile da essere utilizzata, super confortevole, le taglie più grandi in base alla dimensione, cioè in base alla velocità di recupero, hanno due taglie di manovelle diverse, sì, e anche di pomelli diversi. Sì, la versione lenta ha una manovella da 90 mm, mentre la versione 7.3 ha un power handle da 100 mm con dei pomelli maggiorati. Che sono bellissimi, cioè sono fotonici. Beh, il Ryoga 150 è dotato di freno Mag Z Boost, e devo dire una cosa, che la prima cosa che mi è balzata all'occhio quando l'ho visto è stata la forma, il colore e il design. Mi ricorda il Daiwa Pluton, che è il primo progetto post serie Millionaire. Sì. Quindi sono ripartiti da una pietra miliare, sì, e hanno sviluppato un nuovo modello che è incredibile in mano, perché pur essendo un round, Ruge, io lo trovo ma estremamente palmabile, bassissimo. Estremamente palmabile, poi soprattutto qua davanti in pesca mi sono reso conto che è proprio comodo sì, da palmare, comodo da tenere. È un round con una palmabilità quasi da low profile. Sì, è vero, l'hai notato anche si usa benissimo, si usa proprio bene, assolutamente. Io questo l'ho utilizzato per pescare il luccio e per pescare l'aspio, e non so se hai notato anche tu, bravo. Lo sapevo che ti piaceva questa roba qua, lo sapevo. E devo dire che in pesca la cosa che mi ha sconvolto di più, che sai che io pesco in fiume, quindi pesco con esche da trazione in corrente, appunto, in che corrente, le senti, certo, che piegano la canna e che fanno tanto attrito. Questo mulinello l'attrito sì, non lo batte teme, ciglio, cioè è incredibile, pazzesco. Se tu lo utilizzi abbinato a dei modelli vecchi, ti rendi conto che questo ha una solidità e una precisione nel recupero che è sconcertante. Sì, anche gli ingranaggi sono maggiorati, sì, totalmente in ottone, cioè questo mulinello che è nato per non morire mai. Sì, all'ingranaggeria in brass, in ottone, sì, e sotto trazione non sembra sforzare niente. Non so se è la stessa cosa. E oltretutto una piccola appunto, che tu stai usando un mulinello veloce, cioè esatto, 7.3, che dici esatto, magari, cioè me lo sarei aspettato di più sul mulinello lento, che è più potente. Che è la versione che avevo io, esatto, quello è un trattore, cioè non batte ciglio neanche se ci lanci i sassi. 7.3? Sì, un mulinello già veloce, Sì. Perché tendenzialmente più è veloce il mulinello, più fai fatica a recuperare, perché l'attrito si sente molto di più, perché gli ingranaggi hanno dei denti molto più ravvicinati e quindi si sentono. Tira meno. Si sentono. E che dire, io ho avuto l'opportunità di usare il 5.3, l'ho usato un po' con tutto, devo dire, l'ho provato anche a glide, ma secondo me per le glide meglio qualcosina di un po' più veloce, quindi magari il 7.3 che avevi tu, Dani, però mi sono trovato bene per pescare deep crank, per pescare a burno, con questa velocità qua, con soft swim, sei ultra facilitato perché riesci a pescare stralento, a essere nella strike perfetto, non avendo la trazione, cioè non avendo la sensazione di star tirando qualcosa, di far fatica a tirare. È una precisione estrema. Ma sei anche molto più sensibile sulle mangiate, perché soprattutto a soft bait spesso e volentieri ti capitano quei tuc che sembra che s'appendono e quant'altro,
e avere un mulinello che sembra che stai recuperando a gravità zero nella luna perché non senti niente perché è super fluido, ti aiuta tantissimo ad essere preciso e sensibile. Hai anche notato? pescando in questo Senti modo. molto di più le vibrazioni che ti emette la canna, perché assolutamente. lui non ha vibrazioni. Sì, perché sei completamente Sì, isolato, non ne cioè sei, emana. concentrato sulla pesca, ecco. Poi, come hai detto tu, il design è una bomba, così di questo colore qua, silver, è allucinante. Tutto il freno è gestibile dall'esterno, super comodo, quindi... Come la serie Club M dei Millionaire. Solita storia, e che dire, un mulinello iper robusto, veramente nato per durare nel tempo, assolutamente. Ruggino, ma l'induttore viola, questa è colpa di SLP Works. Bel gesto quello lì. Bel gesto, ma tu ti ricordi a X Factor Sì, me lo ricordo. i primi limited dive? Purtroppo me lo ricordo perché ne ho avuti diversi. Sì, hai speso tutti i hanno soldi che- causato, hai speso tutti i soldi hanno che- causato diverse problematiche quei limited, assolutamente. Sì, sì. Glielo dici te che RP. cos'è l'induttore? No, vai, spiegaglielo tu, dai. Ah, l'induttore non è altro che un'appendice metallica, cerco di semplificarla ai minimi termini, che durante la rotazione del mulinello, quando va ad una rotazione elevatissima, tende ad avvicinarsi, a spostarsi, a avvicinarsi al freno, quindi frenando un po' di più. Questa è un'esclusiva di Daiwa che permette a un freno magnetico Di fare come? di avere una prerogativa centrifuga. Sì, perché sfrutta, sì, è una fantascienza, Follia. perché fondamentalmente è un freno magnetico che sappiamo che al giorno d'oggi sia il miglior freno che si possa utilizzare in generale, e ha la chicca del centrifugo che tecnicamente oltretutto, altra cosa importante, che questo sistema, perché esistono anche altre soluzioni di magnetico centrifugo misto, non appesantisce minimamente la bobina, perché la maggior parte dei sistemi magnetici centrifughi hanno un blocco aggiuntivo sulla parte esterna della bobina che è gigante e appesantisce di bestia la bobina. E non lancia esche piccole. Ma poi proprio ne risente la bobina, certo, perché è sì. completamente sbilanciata. Cioè qua hai una parte che non ha praticamente peso e però ti dà una mano enorme sulla gestione del lancio, soprattutto sul lungo. quanto è figo da vedere. Ma poi te ne accorgi, questo qua te ne accorgi. Vabbè, fa paura. Rimani dentro, fortunatamente, perché sennò saresti lì tutto il tempo a guardarlo, maniaco come sei, sicuramente. Altra cosa importante da dire, il nuovo Ryoga si può utilizzare anche in saltwater. Figo. Che è schermato, quindi se uno pesca la spigola oppure utilizzi Sì, in sì, in mare, generale, assolutamente. essendo un mulinello veloce può essere utilizzato anche al mare. Beh, abbiamo aspettato per un po', cioè l'ultimo 2018 mi sembra, quindi che dire, io ho avuto anche le versioni ancora prima, il 1016, il 2020 e effettivamente era nell'aria un restyling di questa serie, è finalmente arrivata, poi ripeto. Non è un restyling, No, secondo me. no, Un po' vabbè, di più. sì, cioè, sì, il restyling è riduttivo, hai ragione. beh. E poi fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di provare anche prima, quindi che dire, io sono gasatissimo. Dai un voto da 0 a 14. 10. 14. Io entomila. Entomila. Ruggino, secondo me, in questi ultimi anni, questo è il miglior mulinello round che mi è passato tra le mani. È Ma bello, dell'intero panorama. Ne ho provati tanti, ecco, Tanti. anche io ne ho provati tanti. Questo sicuramente è una bomba, cioè al di là che esteticamente non gli si può dire niente perché è una meraviglia, ma poi tutto quello che c'è dentro, credetemi che si sente, cioè pescando gravoso, pescando swim bait, pescando big bait, cioè sembra proprio cucito sopra quella pesca, ed effettivamente così, cioè è nato proprio per quello, nella taglia grande. Cosa? Ma l'induttore viola! Ma tu guarda questo solo qua- l'induttore. ma questo l'hai visto? Sì, beh, sto male, dai. Questo qua è mortale. Vabbè, chiudiamo tutto e andiamo a casa. Tanti Chiudi saluti, tutto, chiudi tanti tutto, andiamo a casa, saluti. andiamo a casa.